Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera Atelier di Barbara. Questo video, realizzato in collaborazione con Bernina Lugano, vi accompagna nella realizzazione di questo originale quadretto per la festa della donna, l'8 marzo. Se il video ti è piaciuto, alla fine lascia un mi piace, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Per prima cosa, per la realizzazione di questo oggetto, passiamo a cosa vi serve. Vi serve del cotone tinta unita bianco per il corpo della bambolina, sul quale disegnate il cartamodello. Il cartamodello lo trovate nella pagina che vi appare in sovraimpressione. Vi occorrono poi delle stoffe tinta unita per il fondo, l'imbottitura sintetica e dell'Ecuville, che è uno stabilizzante per il pannello di fondo. Vi occorre poi della stoffa tinta unita e della stoffa colorata per il cappello, la stessa cosa per il vestito, stoffa tinta unita e stoffa colorata, la stoffa per il grembiule, la stoffa per la manica e la stoffa per i gancetti del quadretto. Chiaramente alla fine vi servirà anche un legnetto e un vasetto e un nastrino per appendere il vasetto. Ma quello che non potrà sicuramente mancare è il piedino per fare le arricciature, del quale vedremo le funzioni e i regolaggi. Cominciamo a prendere la stoffa per il quadretto e andremo a fare il trapunto e il ricamo. Ho preparato la stoffa con una griglia con una distanza di 5 cm da 5 cm, ma questo è molto libero, potete disegnare lo schema che voi preferite. E io ho impostato sulla macchina un punto, come avete visto, di ricamo. Sto utilizzando una Bernina 485 e dunque le impostazioni sono relative a questa macchina. Per impostare il punto di ricamo io vado a scegliere nell'inquadratura il simbolo, questo con delle ondine, vado a scegliere la categoria che mi interessa. Io ho scelto la categoria 700 e sono andata a scegliere il punto che mi interessava, il 748. Lo vedete comparire nello schermino. Questa didattica, questo schermo, diciamo, è molto utile perché so esattamente cosa sto facendo e come sto cucendo, qual è il punto. Non devo regolare nulla perché la macchina ha già messo le impostazioni di base. Io comincio ad eseguire la cucitura sulla diagonale lunga, comincerò in questo senso, poi andrò a fare l'opposta, l'altra diagonale lunga e poi farò tutto il pannello. Andiamo a posizionare la macchina, il tessuto, scusate, sotto il piedino della macchina. Quando si tratta di punti di ricamo, adeguate la velocità della macchina e mi raccomando andate sempre con una velocità ridotta. Più ridotta è la velocità, meglio esce il punto. Eccoci alla fine della prima cucitura. A questo punto posso usare la funzione tagliafilo, la forbicina, ed ecco fatta la prima cucitura. Procediamo poi per tutte le altre cuciture. Prendiamo il Decoville tagliato di misura, lo appoggiamo, la parte lucida deve essere appoggiata sul tessuto, vedete che è leggermente più piccolo, lo posizioniamo al centro e con l'aiuto del ferro da stiro andiamo ad incollarlo alla stoffa. Tutto il materiale utilizzato per la realizzazione del quadretto lo trovate da Bernina Lugano. Il link lo trovate in descrizione. Vedete, è incollato. Andiamo a preparare i gancetti. Prendiamo l'altro pezzo di stoffa, lo pieghiamo a metà. Utilizzando la mia mela posso usare i miei spilli. Questo tutorial per la mela portaspilli la trovate nel link che vi appare in sovraimpressione. E andiamo a cucire questo lato.
A questo punto prendiamo il pannello ricamato, lo appoggiamo sul tavolo dalla parte rovescio, prendiamo i due gancetti che abbiamo precedentemente cucito e risvoltato, li posizioniamo a 2 cm dal lato . Prendiamo poi la stoffa bianca, andremo a disegnare il cartamodello della bambolina e del braccio e andremo anche qui a cucire tutto il contorno sulla riga della matita. Prendiamo ora il pannello cucito, tagliamo a 45 gradi ogni angolino e dal foro superiore andiamo a risvoltarlo per far comparire il lato ricamato e il dietro del pannello. Una volta rigirato il pannello lo ristiriamo e andiamo a cucire la parte superiore con dei piccoli punti nascosti per chiudere l'apertura. Dopo aver cucito la bambolina andiamo a ritagliare lasciando mezzo centimetro in prossimità del collo, facciamo un taglio più vicino alla cucitura e poi riprendiamo al mezzo centimetro. Ora, utilizzando la priasola, andiamo ad eseguire un taglio solo in un tessuto. Apriamo bene i due tessuti, solo da una parte, un piccolo taglio per poter risvoltare la bambolina. Stessa cosa nel braccio. A questo punto andiamo a riempire con imbottitura sintetica braccio e corpo. Prendiamo corpo e braccio e andiamo a chiudere i buchi dal quale abbiamo risvoltato con dei piccoli punti. Non è necessario che siano punti precisi e perfetti perché poi la bambolina verrà vestita e questa parte non si vedrà più. Prendiamo i due pezzi per il grembiule, li ho appuntati e leggermente stondati gli angoli e ora andremo a cucire il contorno lasciando aperto la parte superiore. Risvoltiamo il grembiule. Andremo poi a stirarlo facendo un piccolo bordino in alto. Lasciamo momentaneamente da parte e ci occupiamo ora dell'arricciatura del vestito con l'arricciatura del volante inferiore. Per arricciare, questa sarà la parte sotto del vestito, l'ho presa e piegata in due per la lunghezza. Come dicevo, per l'arricciatura abbiamo bisogno di un piedino speciale, il piedino per le arricciature. In questo caso si chiama piedino numero 16. La macchina, possiamo andare a vedere come utilizzare, a cosa serve questo piedino, andando a scegliere nella macchina la posizione del piedino, che è questa. Andiamo a scegliere il piedino numero 16 e qui ci viene una piccola schermata dove ci dice a come si usa questo piedino e a cosa serve. In questo caso ve lo mostro io, però la macchina vi dà questa panoramica. Sostituiamo il piedino. Il trucco per assemblare due stoffe di cui noi vogliamo la stoffa del vestito che non si arriccia, invece la stoffa del volant che si arriccia, le sovrapponiamo in questo senso. Ora, una cosa importantissima per l'arricciatura, quello che dà l'arricciatura sono la lunghezza del punto e la tensione del filo superiore. Come lunghezza del punto andiamo a impostare lunghezza
Qui appare è una lunghezza attualmente di 2,5. Con questa manopola la possiamo regolare e andiamo a salire fino a 5. Invece la tensione del filo superiore la si regola schiacciando qua. Attualmente è a 5,75, la portiamo al massimo, 10. Più la tensione superiore è alta, più il punto è alto, maggiore sarà l'arricciatura. A questo punto posizioniamo il volant sotto il piedino. Abbassiamo il piedino e la stoffa del grembiule, quella che vogliamo che non si arricci, la infiliamo nella scanalatura. Ed ora andiamo a cucire. Anche qui molto importante la regolazione della velocità, perché vi aiuta a essere più precisi, ad andare diritti. E girando il lavoro, ciò che otterrete è questo. Ora andiamo a chiudere e fare una cucitura in questo senso. Prendiamo i pezzi per il cappellino, il volant del cappellino, lo pieghiamo a metà e andiamo a disegnare una riga da una parte e dall'altra e qui la cuciremo. Tagliamo l'eccesso e risvoltiamo. A questo punto, come abbiamo fatto per il vestito, andremo ad applicarlo a questo lato eseguendo l'arricciatura. Abbiamo fatto l'arricciatura del cappello, abbiamo chiuso i due lati assieme e risvoltato. Questo è il cappello e allo stesso modo abbiamo anche cucito il vestito e risvoltato, ed è questo il vestito. Ora prendiamo il pezzo della manica, ho disegnato una riga a 4 cm che andrà ripiegata all'interno e ho disegnato un'altra riga a 2 cm e mezzo. Qui andremo a praticare un'altra arricciatura, ma questa volta senza attaccare un volant. Cosa vuol dire? Si arriccerà questa parte, ma soltanto un tessuto. Le regolazioni dell'arricciatura in questo caso andiamo sempre a mettere una tensione al massimo, una tensione di 10, e una lunghezza del punto, anche qui andiamo a metterla stavolta al massimo, a 6. Questa volta il tessuto è solamente sotto, non abbiamo più nessun tessuto all'interno della scanalatura. E andiamo a cucire. Vedete che intanto che cucio la stoffa si sta arricciando da sola. Ora andremo a chiudere a macchina questa parte e a risvoltarla e avremo fatto la manica. Riprendiamo tutti i pezzi, ora per primo il grembiule, e andremo a fare una cucitura a mano nella parte superiore. Utilizzate un filo abbastanza resistente perché poi verrà arricciato al collo della bambolina. Lasciamo il filo e lo lasciamo da parte. La stessa cosa lo facciamo sulla parte superiore del vestito, del cappello e della manica. Ora non ci resta che vestire la nostra bambolina. Cominciamo con infilare il vestito, stringere al collo, mettere il grembiulino e anche questo stringere al collo, infilare la manina, stringere la manica, stringere il cappello ed ora prendiamo il nostro pannello, incolleremo la bambolina con della colla a caldo sul fondo. Metteremo della colla qui, sulla testa, sulla manica e così avremo terminato il nostro lavoro. Alla fine
potremo decorare con un vasetto a vostro piacimento dove avremo incollato o cucito un nastrino alla mano che serve poi per tenere il vostro vasetto che sarà ricco della mimosa, festa della donna. Eccoci alla fine di questo tutorial, mi auguro sia stato chiaro. Se avete domande fate pure dei commenti e quando lo realizzerete il vostro lavoro e se lo pubblicate su Instagram taggatemi, così io riposterò le vostre storie. E non perdete il prossimo tutorial perché andremo a festeggiare il papà. Seguitemi sui social e a presto, ciao!